Ciao a tutti amici della Vergine, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Vergine e le tendenze energetiche predestinate per la prima metà di agosto 2026. Abbiamo la carta del mago, amici della Vergine. Può essere un periodo di nuovi inizi, un periodo di azioni, di movimento, di decisione. È anche un momento dove sarà particolarmente importante la parte comunicativa. Andiamo a vedere di cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Sono valide per segno solare, lunare e ascendente e per chi volesse una consulenza personalizzata con me mi può contattare via mail oppure sotto nella descrizione trovate il numero di telefono, link alla pagina web con tutto quello che propongo, link al percorso di crescita nella sezione degli abbonati, link ai corsi gratuiti presenti sul canale e il link al videocorso di tarocchi intuitivi di livello intermedio. Bene. Partiamo con la carta dell'appeso. 7 di coppe. Abbiamo l'eremita. Regina di coppe, 4 di bastoni, asso di bastoni, 3 di coppe e il diavolo, ragazzi. Allora, adesso andiamo a vedere carta per carta, capiamo qual è il movimento energetico più importante del periodo. Potrebbero anche arrivare dei messaggi slegati tra di loro. In un secondo momento andiamo a vedere i vari settori, quindi amore, lavoro, denaro, eccetera. Sto preparando una novità per il mese di agosto. Presto uscirà il video, quindi rimanete sintonizzati. Bene ragazzi, partiamo con la carta dell'appeso. Abbiamo un fante di bastoni, un 10 di coppe e la regina di spade. C'è come all'inizio del periodo, diciamo, il poter vedere le cose da un altro punto di vista. Devo anche dire che la carta dell'appeso è una carta che fa riferimento all'accettare qualche tipo di situazione, qualche tipo di momento, mi verrebbe da dire. Andiamo a vedere sette di coppe, mondo e papa. Credo che in questo periodo potrebbero presentarsi parecchie possibilità con questo sette di coppe. Qualcuna potrebbe essere lontana, considerato il mondo, però è anche vero che con questo papa potrebbe essere una, tra virgolette, possibilità duratura. Ora, qui abbiamo il 10 di coppe che può parlare di famiglia, non necessariamente deve essere una famiglia romantica, può anche essere una famiglia lavorativa. E anche queste possibilità effettivamente possono essere sia lavorative che romantiche, che magari potrebbero essere dei viaggi, delle possibilità di viaggio, considerato il mondo, che vi si possono presentare nel prossimo periodo. Andiamo a vedere l'eremita. 8 di coppe, 2 di bastoni, 2 di coppe, regina di coppe e giudizio. È come se qualcuno di voi stesse valutando se associarsi con qualcuno, se frequentare potrebbe essere qualcuno oppure no. Perché abbiamo questo due di coppe e questo giudizio.
Qui abbiamo la regina di spade che c'è già anche qui. Allora, vi dirò che per qualcuno potrebbero essere più di due, abbiamo due regine, quindi potrebbero essere due opzioni. Ricordo che avete comunque un 7 di coppe, quindi potrebbero essere molte di più le opzioni, però è come se ce ne fossero due in questo periodo che vi allettano particolarmente. Andiamo a vedere la regina di spade. Abbiamo un 5 di pentacoli e il sole. Ho come la sensazione che qualcuno con questa regina di spade e queste carte abbia un po' perso l'ingenuità. È come se non credeste più alle favole, in un certo senso, una cosa del genere. Mm? Ok, andiamo a vedere il 4 di bastoni. Abbiamo matto e ruota della fortuna, ragazzi, sul 4 di bastoni. Io credo che con una di queste due energie, associazioni, colleghi, quello che per voi è, potrebbe esserci veramente un inizio, mi verrebbe da dire travolgente, stabile, sereno, felice, gioioso, giocoso anche. Io credo che abbiate un po' bisogno di ritrovare questa genuinità, ingenuità, questa allegria, mi viene da dire. C'è un cambio molto 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 positivo comunque nella prima parte di agosto, secondo me. Andiamo a vedere l'asso di bastoni perché anche qui è un nuovo inizio, quindi da dopo questa ruota della fortuna, potremmo dire dalla seconda settimana di agosto, così giusto per darvi un tempo, potrebbe esserci come mi viene da dire uno sconvolgimento. Allora andiamo a vedere l'asso di bastoni. 9 di bastoni e 9 di spade. Da un lato sento che butterete come giù le barriere e prenderete iniziativa, farete qualche tipo di azione. Questo asso di bastoni lo sento particolarmente collegato con il mago, però è anche vero che non siete del tutto tranquilli, secondo me, con questo 9 di spade. C'è come qualche cosa che vi attanaglia, qualche pensiero, potrebbe anche far riferimento a questo appeso. Andiamo a vedere il 3 di coppe. Sacerdotessa e 5 di spade, come se non vedeste chiaro, è come se non riusciste a vedere bene per quello che riguarda un futuro. Andiamo a vedere il diavolo. Due di spade. Io credo che vi porterete avanti queste due energie per tutta questa parte di agosto. 5 di bastoni. È come se non sapeste scegliere, ragazzi. E credo che questo mago sia qui proprio per dirvi che è il caso di prendere una decisione come netta, decisa. C'è confusione, secondo me. 5 di spade, 5 di bastoni, la sacerdotessa al contrario, 3 di coppe, diavolo. È come se non sapeste bene da che parte andare. Questo 3 di coppe mi richiama di nuovo queste due regine. Quindi regine o re, adesso io parlo per le figure che escono, però sapete sempre che sono archetipi di comportamento, ok? Quindi può valere sia per le donne che per gli uomini. Mm? Devo dire, ragazzi, che sento questo diavolo alla fine come se fosse un po' di costrizione. Probabilmente se state portando avanti due contratti, due situazioni romantiche, due situazioni magari di vita, con questo diavolo effettivamente potrebbe essere un po' costrittiva la cosa, mi viene da dire. Andiamo a vedere settore per settore.
Ecco, allora io qua ho una novità che è la slide artigianale, cioè siccome io non ho tempo di riascoltarmi tutti i video e di mettervi il minutaggio, ho pensato di creare queste slide così voi sul video c'è il cursore della timeline che è rosso, potete appoggiare il dito e spostarvi sulla parte che vi interessa di più in base all'elenco, ok? Allora, partiamo dal lavoro e dai disoccupati. Secondo me, o da niente a troppo, mi viene da dire, perché anche per voi vedo queste due opzioni, quindi potrebbero effettivamente essere due lavori, magari uno in settimana, l'altro nel fine settimana, uno al mattino e l'altro il pomeriggio. Io sento che comunque uno di questi due è più stabile, è più, diciamo, promette di più nel lungo periodo, nel futuro e è facile che qualcuno di voi inizi, ma anche perché abbiamo questo mago, abbiamo la ruota della fortuna, abbiamo il matto, l'asso di spade. Io credo che qualcuno di voi possa effettivamente iniziare un lavoro già in questo periodo. Abbiamo anche un papa. Potrebbe essere un lavoro a distanza per qualcuno, o un lavoro presso qualche famiglia. Andiamo con i dipendenti. Allora, anche qui sento belle novità, nuovi inizi, ragazzi. Può essere che facciate un po' fatica, considerato questo diavolo alla fine della lettura, quindi facciate un po' fatica tipo a ingranare, a gestire soprattutto le persone, perché c'è un 5 di bastoni, potrebbero esserci delle persone vicino a voi che rompono un po' l'anima o che magari vi dicono devi fare così, devi fare cosà, dovresti fare così. E sento come un po' di fastidio, un po' di interferenza in questo senso, però a parte questo, secondo me è un buon periodo. È un periodo tutto sommato tranquillo. Se qualcuno di voi sta aspettando o vuole chiedere un trasferimento, è un buon periodo anche per quello. Mm? Fatemi sapere poi come vi trovate con queste slide. Allora, autonomi. Autonomi sento anche qui nuovi inizi, nuovi contratti, nuovi collaboratori, nuove zone dove andrete a proporre il vostro prodotto o il vostro servizio, però nel vostro caso sento che avete bisogno di inserire quel qualche cosa in più per rendere il vostro servizio, il vostro prodotto speciale. È il dettaglio che fa la differenza, quindi magari nel momento in cui mandate un prodotto sopra un certo tot di euro, potete magari anche inserire un omaggio, una lettera di ringraziamento scritta a mano, è quella cosa che fa sentire speciale il cliente. Parliamo di progetti e figli, perché sono due parole interscambiabili. Allora, se sono progetti già in atto, tutto sommato potrebbero andare avanti, diciamo, abbastanza tranquillamente. Sento che è un progetto che vi diverte un sacco, però potreste guadagnare di più. Ho come quest'idea. Se fossero figli, avete bisogno di dare una regola, o comunque c'è bisogno come di incanalare certi atteggiamenti, certe questioni. Parliamo di denaro, ragazzi. Ni, periodo ni, secondo me. Non è che veda grosse spese, però non vedo neanche tutte queste grosse entrate. Sì, avete la ruota della fortuna, quindi qualche soldo in più sporadicamente potrebbe entrare, potrebbe essere un premio, potrebbe essere un'eredità, un aiuto inaspettato, potrebbe essere un rimborso spese, qualcosa che arriva, però è più, secondo me, dalla vostra attività progettuale o lavorativa, che non da quello che sono gli investimenti che avete già attivi. Anzi, lì vi direi di dare un occhio perché secondo me c'è come da cambiare qualche cosa. Questi investimenti che avete già non vi daranno nel mese
in questo periodo, diciamo, quindi nei primi 15-20 giorni di agosto, non vi daranno i guadagni che voi vi aspettate. Parliamo di single, quindi arriviamo alle relazioni romantiche. Allora, devo dire che possibilità ne avrete ragazzi con questo sette di coppe. Qui vediamo anche due regine. Può essere che una delle due energie sia impegnata o abbia famiglia, abbia avuto famiglia. È come se ci fossero degli impegni per questa persona. Una delle due potrebbe essere a distanza. Sì, ma poi c'è anche il Papa. Una delle due persone potrebbe essere tranquillamente sposata. C'è anche un 2 di coppe, un 4 di bastoni. Io sento che potreste effettivamente essere più orientati verso una delle due, però qui è come se non sapeste scegliere alla fine, quindi non sento che riuscirete a decidere con chi. Credo che più che altro le frequenterete entrambe in questo periodo. C'è tanta confusione, comunque, nella vostra testa. Segni zodiacali, prima che mi dimentichi, abbiamo Vergine, abbiamo Acquario, Capricorno, Ariete, Toro, Leone e direi che basta. Andiamo con chi è in relazione. Allora, vi dico che qui, ragazzi, potrebbe esserci un grande passo in avanti. Vedo questo mondo, vedo questo papa, vedo il due di coppe, il giudizio, la ruota della fortuna, il matto. Sembra quasi vogliate iniziare, o come sembra che sia un buon periodo per aprire certi temi che sono un po' più, come vi posso dire, corposi, cioè basicamente potrebbe trattarsi di un matrimonio considerato il Papa, potrebbe trattarsi di un viaggio insieme considerato il mondo, un trasloco, abbiamo un 4 di bastoni, qualcuno potrebbe iniziare a parlare di vivere insieme e per qualcun altro sento che si potrebbe anche aprire il tema figli. Sento che solo si apre, non c'è ancora come la ricerca, secondo me. È un po' come valutare quel tipo di argomento, quel tipo di opzione. Però vi dico, per qualcuno si tratta di andare al passo successivo, di fare come un'azione, e qui abbiamo anche questo asso di bastoni, determinata, sentita, per effettivamente riuscire a viversi un po' di più la relazione. La cosa che mi fa rimanere lì sono come questo gruppo di carte finale. O voi non siete convinti perché avete 5 di spade, 5 di bastoni, 3 di coppe, come se aveste ancora voglia di divertirvi, di stare leggeri, di passarvela bene. E quindi potrebbe essere che qui non decidiate ancora alla fine del periodo su quale scelta effettuare inerente a questa situazione. Io ho tanto tanto forte la presenza di due energie. Ora, una potrebbe essere la vostra persona di interesse e l'altra potrebbe essere per esempio un familiare. Vi faccio un esempio. Siccome ho due regine, una potrebbe essere la persona che vi interessa e l'altra potrebbe essere una madre, una zia o comunque un genitore che mette un po' troppo il becco, per esempio. Passiamo
alle relazioni clandestine, indefinite, non etichettate, che non si capisce bene se siete dentro o fuori. Può esserci anche in questo caso qualche cambio, però ragazzi sento che sì, per voi potrebbero esserci delle discussioni, potreste sentire di non ricevere quello che invece vorreste. Ci sono lotte, ci sono sotterfugi, cose non dette. Sento che o siete voi o è l'altra persona che tendono come a tirare indietro. Cioè, io ho la sensazione che no, non arriverete come a un dunque in questo periodo, le cose rimarranno più o meno così. È vero che si aprono nuove possibilità, magari per parlare, magari per viaggiare, per vedersi, c'è più tempo, però alla fine la situazione tra di voi non sento che cambierà molto. Sembra aprirsi, però poi alla fine ho come l'idea che sarà un po' così. Vi dico, con questo diavolo, vabbè, è l'unica carta che ho. Potrebbe esserci anche qualche tema legato all'ego qui, qualche forma pensiero, difatti abbiamo un 2 di spade, c'è come qualche cosa che non convince. Andiamo alla famiglia, ultimo capitolo. Allora, io sento che se avete per caso dei litigi con qualche vostro familiare, questo è un periodo dove riuscirete a risolvere queste discussioni, queste controversie, questi litigi. Potrebbe essere grazie all'intervento di qualcuno, come un mediatore, mettiamola così, qualcuno che cerchi di portare la pace, però secondo me un punto di incontro lo troverete, ragazzi. Ok, andiamo a vedere Osho. Hmm. Carta delle proiezioni, che è un 7 di coppe, la totalità 5 di bastoni, 7 di coppe, 5 di bastoni e qui abbiamo le vite passate. Questa è la luna. Mm. Ho come la sensazione che qualcuno di voi si stia portando dietro dei pesi da vite passate. La luna parla di paure, quindi potrebbe anche esserci qualche tipo di paura che un po' vi attanaglia. E qui abbiamo il 9 di bastoni. Però ho anche la sensazione che rivalutando un po' il vostro modo di pensare e soprattutto il vostro modo di vedere le cose, è come se riusciste a vedere il passato nella sua totalità. Amici della Vergine, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato spunti di riflessione interessanti, fatemelo sapere nei commenti. Sostenete il canale con un like, un hype, l'iscrizione e la condivisione del video. Per chi volesse iniziare un percorso di crescita con me basato sul lavoro delle credenze limitanti, mi potete contattare via mail oppure potete abbonarvi al canale. Anche lì tratto tutto il tema delle credenze limitanti, sono divise per settore, però in più in quella parte lì tratto temi di metafisica, di metamedicina, si parla di alto basso astrale, di kundalini, di traumi, insomma è un po' tutto quello che io ho studiato in decenni di formazione personale e professionale che sto condensando e mettendoli a disposizione per voi. Date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Sono 5 playlist, sono numerate, però sono numerate dall'1 al 4, perché la 3A e la 3B vanno viste parallelamente. Bene, detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!